Buonasera a tutti. Allora, nel video precedente vi ho mostrato come fare lo stampo per le esche siliconiche. Adesso invece vi mostro come fare la colata in quello stampo. Io come prodotto per fare la colata uso il Plastisol, che è semplicemente PVC, plastica, diciamo, ma è morbida ed è già pronta all'uso. Basta solamente agitarlo per far miscelare bene i due prodotti che ci sono all'interno e cuocerli con un forno a microonde. È una cosa semplicissima e ci vuole poco tempo. Poi il plastisolo si può anche colorare ovviamente e ci sono sia colori in commercio, qui ne abbiamo giusto qualcuno, o se no, una cosa molto economica, si possono usare i pastelli a cera. Ne basta veramente un pezzettino piccolo e lo colora perfettamente e non perde colore. Ovviamente per avere diciamo, un prodotto finale con una colorazione bella piena, bisogna usare tanto colore, perché più ne metti e più si colora. Se ne metti poco rimane un po' trasparente ma colorato, che è buono per fare, diciamo, un bicolore. Poi qui ci sono altri stampi che io già avevo fatto. Questo è quello che abbiamo fatto l'altra volta e questi qui sono a colata. Invece questo è uno di quelli che si comprano, che sono in resina, però comunque costano un po'. La cosa migliore è farseli da soli, proprio semplicissimo. Per questi qui a colata, diciamo che il procedimento è come per questo qua bivalve che abbiamo fatto l'altra volta, che poi vi metterò il link in descrizione, almeno andate a vedere come è stato fatto. Solo che questo qui va messo solamente una volta, non c'è bisogno di fare un'altra colata di gesso per fare la bivalva, basta metterlo bene dentro e viene, diciamo, abbastanza bene. Questa è la riproduzione di un Sandra, sia questo che quest'altro che è un po' più grande. Questo invece è uno Shad, diciamo un Easy Shiner. E questo invece, quello comprato, è un classico Shad da 8 cm, 88 mm, 8 cm e 8. Ovviamente questo è perfetto, però a noi ci interessano quelli fatti da noi, economici, funzionali e quando prendi in pesce ovviamente c'è più soddisfazione. Oltre a queste cose, quello che ci serve sono dei guanti, perché il plastisol diventa veramente caldo. A me una volta mi cascò sul dito, vi lascio immaginare il dolore. Ovviamente la siringa per fare la colata, e una brocca di vetro Pirex, perché se mettete altri tipi di vetro c'è il rischio che si spacca dentro al microonde, perché comunque, come detto, raggiunge alte temperature. Poi un cucchiaio per mescolare e volendo ci si possono mettere anche dei glitter. Ah, vendono i glitter fatti apposta per il plastisol che non fondono. Però questo qui io l'ho usato spesso. Se dovete, diciamo, fare una cotta sola, vanno benissimo perché non perdono colore. Poi ovviamente più lo cuocete, più si squaglia e più perde colore. Però diciamo per i colori neutri che tipo il giallo o un bianco, questi qua vanno benissimo, sono perfetti e costano poco e sono tanti. Quindi poi ci sono vari colori, io però in genere uso, ecco, l'argentato. Allora adesso tolgo tutto questo, tutto ciò che non ci serve e vi faccio vedere come fare sia la cotta, mettere il colore e la colata. Bene, allora eccoci qui. Allora, come prima cosa il plastisol va agitato molto bene.
Qua dice di agitare per circa 3 minuti prima dell'uso, però più l'agitiamo e meglio è, perché tutte le molecole che stanno dentro si devono amalgamare per bene, altrimenti rischiamo che buttiamo tanto prodotto, perché poi se non sono amalgamate bene non solidifica bene e quindi va buttato. Ora adesso lo agitiamo per bene, come c'è scritto per 3 minuti, ma facciamo un po' di più. Ok, perfetto. Allora, una volta l'abbiamo agitato, lo mettiamo dentro la brocchetta. Io adesso ne metto 200 ml, però ovviamente la quantità la decidete voi in base a quello che dovete farci. A me però per adesso 200 ml mi bastano. Quindi la mettiamo dentro. Ok. Poi il forno a microonde lo mettiamo a circa 800-850 watt per 3 minuti. Lo mettiamo 3 minuti e lo facciamo cuocere. Ah, una cosa. Allora, vedete che adesso il plastic ha un colore bianco ed è liquido. Questo quando cuoce tra un po' diventerà trasparente e si addenserà. Però ora vi faccio vedere. Che allora sono passati 1 minuto e mezzo quasi. Vediamo un attimo com'è. No, è ancora bianco, quindi lo dobbiamo far cuocere ancora di più. Ogni tanto però dategli una girata quando sta a cuocere. Se vedete che ancora è bianco, e lo facciamo ripartire. Bene, sono finiti 3 minuti, adesso vediamo com'è diventato, se bisogna cuocere ancora. Ok, allora sta iniziando, se vedete sta iniziando a cambiare colore e densità, è un po' più cremoso adesso e più chiaro, quindi deve cuocere ancora un altro po'. Mettiamo un altro paio di minuti, 2-3 minuti, e dovrebbe essere pronto. One eternity later. Ok, è passato un altro minuto, ora vediamo com'è. Ok, è quasi fatto, vedete? È ancora più colloso di prima, più denso, però bisogna dargli un altro 30 secondi, un altro minuto. Ah, una cosa importante, quando tirate fuori la brocca non l'appoggiate qui sopra o su un piano freddo, ma mettetela su un panno, che mi è successo 2 volte che mi è esplosa questa, perché il contrasto caldo col freddo fa esplodere il vetro. Quindi attenti, che c'è il rischio che voi fate male. Vedete, rimane appiccicato sul cucchiaio quando è quasi fatto. Adesso lo mettiamo un altro po' dentro e lo coloriamo. Ok, passati 40 secondi, vediamo se è pronto. Quasi, però non so perché oggi non ci sta a mettere un po' di più a cuocere, però intanto si può colorare.
trasparente, diciamo abbastanza trasparente. Allora stavolta voglio fare un colore arancione, ma adesso vi faccio vedere come si fa. Allora prendete un coltellino o comunque un raschietto, qualsiasi cosa che riesce a raschiare la cera, e dovete fare tutte scagliette piccole però, senza esagerare, perché dovete fare un po' per volta. Vedete, vengono delle scagliette sopra che messe dentro, poi col calore si squagliano. Mo ne mettiamo un po'. Ovviamente la quantità, come ho detto prima, va in base a quanto volete colorare l'esca, che se la potete lasciare un po' trasparente. Mo vi faccio vedere. Vedete già, vedete sta colorata. Vedete comunque è trasparente, però è colorata. Quindi più ce ne mettete e più il colore diventa, diciamo, se si riempie non rimane trasparente. Ora aggiungiamo un altro po'. Se vedete che non si squaglia la cera, mettetelo un altro po' a riscaldare, che evidentemente si è freddato troppo e non riesce a squagliarla. Vediamo se così va bene, ma io credo proprio di sì. Altro consiglio: quando usate il Plastisol mettetevi una mascherina, che puzza veramente tanto. Ok, vedete adesso com'è? Non è più trasparente. Però lo riscaldiamo un altro po' perché si è freddato, non riesco a squagliarlo tutto. E poi andiamo a fare la colata. Ok, ora vediamo. Beh, perfetto. Sembra aranciata. Una spremuta d'arancia. Ok, allora il colore adesso si è squagliato tutto ed è bello omogeneo, però è ancora troppo denso per fare la colata, quindi adesso lo andiamo a cuocere per un altro minuto più o meno. Però prima ci sono un po' di cose da fare. Allora, innanzitutto lo stampo va un po' scaldato, perché essendo freddo c'è il rischio che la coda non viene bene, perché se solidifica quello là lo fredda subito e non va a formarsi bene la coda. Quindi con un fornelletto, ma basta veramente ecco, basta, cioè proprio neanche un secondo deve stare sopra, perché deve essere veramente poco caldo, basta che si riscalda il giusto. Questo forse ho fatto un po' troppo poco. Ok, poi scusate il trambusto, ma il grasso va spruzzato sopra lo stampo per bene, perché se no non si stacca la gomma e c'è il rischio che poi buttate lo stampo. Lo mettete bene con pennello, bene anche dentro la coda, sopra, sia da una parte che dall'altra.
anche bene, nella coda bene la dovete mettere, perché se no, se rimane là dentro non staccate più e buttate lo stampo. Anche quello già mi è successo. Ok, poi lo chiudete, prendete un elastico o due e lo chiudete così, in modo che lo tiene ben chiuso. Poi ok, adesso facciamo cuocere di più il plastisol e vediamo se è pronto. Ok, vediamo. Perfetto, vedete ora come è ritornato liquido, non è denso ma più liquido, quindi ha raggiunto la temperatura giusta. Adesso, facendo in modo veloce, dobbiamo scaldare anche la siringa, perché è parecchio fredda. Come prima, giusto, ecco, un secondo, ci mettiamo il guanto, poi con la siringa aspiriamo il plastisol e lo andiamo a iniettare. Vedete perché dovete mettere i guanti? Pensate se non c'avevi i guanti, che dolore. Il plastisol quando tira tende a ritirarsi. Vedete se è formato un buco? Basta che aggiungete del plastisol sopra e si riempie di nuovo. Ora bisogna aspettare un po', un minuto o due, che solidifica e vediamo come è venuto. Ok, allora sono passati 2 minuti, adesso vediamo come è venuto. Allora, ovviamente la plastica di scarto, questa si può riusare, si squaglia e non si butta niente. Allora poi lo apriamo, facendo molto piano perché c'è il rischio che se tirate forte la gomma si rompe, quindi l'apriamo piano. Ok, eccolo qua, lo staccate sempre piano piano piano. Ecco qua, perfetto, già perfetto. Questo pezzetto che non è venuto proprio bene, ma questo succede quando non scaldiamo bene lo stampo, quello che vi dicevo prima. Vedete anche qua, però se lo stampo comunque è scaldato bene viene perfetto. Poi la gomma in eccesso si stacca facilmente tirandola. La mettete da parte perché poi si mette insieme a quell'altra squaglia. Anche questo qua con la mano basta che si tira e si toglie. Perfetto, eccolo qua, venuto abbastanza bene, si muove. Tanto poi faccio vedere un video dove nuota. Allora, come vi ho detto prima, lo scarto si può riutilizzare. Allora, cercate di prendere tutto il bordo e lo lasciate dentro. Poi basta che lo scarto lo mettete dentro e rimettete a squagliare tutto quanto. Adesso, intanto che il plastisolo si squaglia ancora, vi faccio vedere
come fare lo stampo a colata. Questa che vi ho fatto adesso era iniezione e vi faccio vedere quella a colata con i Sandra. Allora, ovviamente tutte e due c'è anche questo stampo, va lubrificato bene col grasso, quindi mettiamo bene il grasso come prima e col pennello glielo passiamo bene dentro, che altrimenti come detto non si stacca. Uno e due. Ovviamente ogni colata bisogna metterlo perché questo, essendo gesso, l'asciuga subito. Un conto è questi in plastica, in PVC, in resina, che non cioè lo metti e qualche colata si può fare perché rimane, ma questo in gesso l'assorbe subito, quindi va messo altro. Allora, qua sono passati 2 minuti, vediamo se ok, se risquagliato, però c'è ancora qualche pezzo intero dentro. Per squagliarlo basta che gli diamo una girata col cucchiaio e si squaglia. Ok, vedete, è rimasto solo questo. Ok, diamo un'altra riscaldata, una ventina di secondi, anche 30. A few moments later. Ok, 20 secondi, ci mettiamo il guanto, che anche la brocchetta brucia, vedete, orellini, e andiamo a colare sopra lo stampo, facendo piano e soprattutto bene nella parte della coda. Ok, uno e due. Allora, questi a colata ovviamente si possono fare anche più colori, magari la testa sopra, non so, arancione, la coda rossa, però con quello a iniezione ci ho provato ma non ci sono riuscito. Ci potrebbe stare anche un metodo, ma personalmente non lo so. Però con questi è molto più facile perché fai una colata davanti di un colore, dietro di un'altra e ha fatto. Ma anche per questo aspettiamo un paio di minuti che si asciuga e vediamo il risultato. Ok, sono passati 3 minuti. Proviamo a vedere come è venuto. Vedete, col grasso si stacca subito facilmente. E questo, ecco, è venuto perfetto. Ma da una parte è piatto, perché lo stampo, diciamo, prende solamente la parte sotto. Però va sicuro che in acqua nuota benissimo, perché è morbida la gomma e fa tante vibrazioni, tanti rumori. Uno e due. Ecco qua. Costo praticamente zero. Ok ragazzi, anche per questo video è tutto. Se avete qualche dubbio, qualche domanda, scrivetemi, che se posso vi risponderò volentieri. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Ciao ragazzi, grazie, ci vediamo al prossimo video.